Ciao ragazzi, come sempre benvenuti nel mio canale. Dopo aver ricevuto molte richieste via mail, via WhatsApp e anche alcuni ordini di acquisto di campane di vetro, sono qui oggi a farvi vedere un altro tutorial su come eseguire un presepe in una campana di vetro. Sempre nei miei video tutorial, quando costruisco e realizzo un qualsiasi tipo di presepe, la prima cosa che bisogna fare è praticamente sapere già cosa si vuole fare, quindi quella cosa che abbiamo in mente è scriverla o disegnarla su un foglio, in modo che quando siamo nella fase di realizzazione sappiamo già come procedere nei vari step. In questo caso non vi farò vedere lo schizzo per non essere troppo noioso. Chi già mi segue da tempo appunto sa come è importante eseguire questa fase. Niente, bene, allora avendo già fatto lo schizzo vi posso dire che io farò praticamente prima due piani con una scalinata, dove dopo su questo piano verrà posizionata l'attività, di fianco faremo una scala in modo da raggiungere il secondo piano per dare appunto un po' di gioco al nostro presepe. Come facciamo? Iniziamo sempre con dei pezzi di polistirolo che abbiamo creato da un foglio di sughero, scusate, di polistirene da 2,5 cm. Creiamo le nostre basi. In questo caso prendiamo la nostra sagola, io praticamente uso questo qui che è praticamente uguale alla nostra base della campana, la mettiamo qua, la segniamo e poi con la macchina del taglia polistirene o taglia polistirolo come volete andremo a incidere, tagliare in forma circolare come la nostra campana. Niente, tagliamo allora queste 4 forme così. Il polistirolo, guarda, potete tagliare o fare così appena che c'è la guida e poi tagliare, viene un taglio perfetto. Quindi andremo a incollare questo pezzo con la colla a caldo, mettene poca perché se poi è calda il polistirene si scioglierà con la colla a caldo. Guardate, ecco, questo è fatto. Incolliamo anche l'altro, e a posto. Con la macchina del polistirene il primo strato a forma circolare. Adesso incominciamo a incidere le nostre scale che avevamo fatto sul nostro schizzo. Dopodiché vedremo se incollare subito l'altro pezzo o andare avanti a step, nel senso che incidiamo prima questo pezzo come quello che vogliamo fare e dopo lo incolliamo. Bene, iniziamo allora l'incisione. Come potete vedere ho fatto la scala qui che porta alla natività. Abbiamo già cominciato a fare una sorta di muraglia in mattoni, l'abbiamo già incisa, facciamo un pezzettino qui, pezzettino qua, dopodiché andremo a mettere la scala che porta al piano superiore in questo modo. Anche qui continuiamo con l'incisione dei mattoni che vi faccio vedere come si fa, ma ve l'avevo già fatto vedere in un altro video. Basta una semplicissima incisione da un lato e dall'altro per creare il mattone. Prima si fa almeno io faccio prima la parte orizzontale e dopo i vari mattoni. Molto semplice, una punta piccolina. Io uso questo, diciamo, che non è un taglierino, è un attrezzo per modellismo che ha la punta molto più fine e appuntita. Ecco qua. Poi vi faccio vedere anche un'altra cosa che mi sono già portato avanti, e praticamente ho inserito le luci e il portapile nella parte posteriore, no scusa, non nella parte posteriore, nella parte inferiore della campana di vetro. Ecco qui, questo qui ho dovuto fare la sua scalanatura per le batterie, ho fatto il buco, ho fatto uscire le luci e che dopo andremo a inserire nel nostro presepe. Qui ho già preparato 3 buchini dove vanno inseriti alcuni led qua nella parte della roccia e procediamo così per tutte le luci. Io ho usato una fila di 10 mini led
a luce bianca, vi faccio vedere, ecco qui, che non è neanche troppo forte. E niente, continuiamo appunto con la nostra incisione dei mattoni e dopo ci vediamo nella fase successiva. Abbiamo inciso tutti gli scalini, abbiamo incollato, adesso abbiamo aggiunto questo pezzo di sughero dietro, ecco qui. Adesso prepariamo il piano superiore, faremo una staccionata qui in modo che questo venga messo qui, incollato e poi pitturato. Abbiamo ancora due luci che ci avanzano, dove le metteremo una sul piano superiore e una qui di lato. Coloriamo, diamo la base nella parte inferiore, perché dopo dobbiamo incollare la parte superiore e faremo fatica a procedere. Quindi una volta che abbiamo pitturato la base, incolliamo la natività, successivamente incolleremo il piano superiore e così possiamo andare avanti con la nostra colorazione. Allora, abbiamo dato la mano per fare il fondo della natività, abbiamo incollato il sughero tritato che fa da base, in più abbiamo incollato tutta la natività qua sotto, appunto perché non avremmo potuto incollarla dopo, perché adesso andremo a incollare la parte superiore e quindi avremmo fatto fatica. Quindi adesso andiamo ad applicare con della colla a caldo il piano superiore. Un po' di colla, fatto, e andiamo a incollare in questo modo. Vedete? Dopo non preoccupatevi di queste cose qui, che dopo andranno a mascherare col sughero tritato e dello stucco, oppure con un po' di muschietto. Ecco fatto. Bene, adesso andremo a colorare la parte superiore, andremo a incollare gli altri personaggi come, non so, il pastore e la pecorella, e poi andiamo a dare l'ultimo ritocco. Ho incollato allora la parte superiore come abbiamo visto prima, abbiamo impreziosito la parte superiore con questa staccionata, con questa abbiamo incollato il pastore sulle scale, abbiamo fatto una tettoia che funge da riparo per la legna, abbiamo messo anche una pecorella. Adesso non ci resta niente da fare che colorare la parte superiore, dare una mano ai mattoni, alla scala, e il lavoro è terminato. Vi faccio vedere con la luce, se si vede, è stato illuminato praticamente a 360 gradi. Allora, abbiamo terminato di fare i mattoni, la parte superiore, adesso diamo come ultima mano un po' di bianco e poi il lavoro è terminato. Questo allora è il risultato finale. Abbiamo messo anche la campana, adesso ve lo faccio vedere bene.
ecco qui. Adesso arriviamo alla parte posteriore dove qua c'è l'interruttore per accendere le luci. Ecco qui. Questa è la scala che va alla natività. La scaletta col pastore, la parte superiore, ecco qua, mettiamo la sua campana. Allora, grazie per la visione, spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia utile per le vostre realizzazioni. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al mio canale cliccando questa finestrella qua sopra. Se volete vedere altre mie realizzazioni, cliccate su quest'altra finestrella. E che dire, al prossimo video tutorial. Ciao e a presto!